Fin dagli albori della Formula 1, i corridori italiani erano uno dei punti di riferimento dell'automobilismo mondiale. Ora, purtroppo non è più così, l'ultimo pilota italiano in Formula 1 è stato Antonio Giovinazzi, anche se ci sono grandi speranze per il futuro, ma per i decenni precedenti, per molti anni, i piloti italiani sono stati davvero tanti e alcuni anche molto forti e talentuosi. Alcuni anche magari un po' sottovalutati. Uno di questi era sicuramente Lorenzo Bandini. Oggi in questo video andremo a ripercorrere 10 momenti memorabili della sua carriera nel mondo delle corse. Per me il circuito vale l'altro. Formula 1, sport, l'importante è di vincere. Sogno di vincere il campionato del mondo e farò il possibile per poterlo vincere. Lorenzo Bandini esordisce in Formula 1 nel 1961 nella scuderia del Centro-Sud che utilizzava delle Cooper T51, ma la macchina non era molto competitiva e in 4 gare disputate non ebbe risultati di rilievo. Le doti del pilota emiliano però erano evidenti a tutti, tanto che nel 1962 viene contattato da Enzo Ferrari ed ingaggiato per essere uno dei piloti della scuderia assieme al campione uscente Phil Hill, a Riccardo Rodriguez e a Giancarlo Baghetti. L'esordio di Lorenzo sulla rossa avvenne a Monte Carlo. La Ferrari porta in pista una terza vettura che durante le prove viene condivisa proprio tra Bandini e Rodriguez. Lorenzo ottiene il miglior tempo tra i due con quasi 3 secondi di distacco, per cui si assicura il posto per correre in gara. Partirà decimo appena dietro il suo compagno di squadra Phil Hill. Bandini parte molto bene, si tiene lontano dai guai specialmente dal grosso incidente avvenuto in partenza tra Gurney, Trintignant e Ginter e si piazza subito in zona punti nei primi 6. Ha una condotta di gara regolare, battagliando per molti giri con la Lola di Surtees e approfittando dei ritiri dei vari Graham Hill, Jim Clark e Jack Brabham riesce a portare a casa il podio al suo esordio con la Ferrari, riuscendo a tenersi dietro proprio il pilota inglese. Un debutto che definire buono è veramente dire poco. E proprio con Surtees che si lega il secondo episodio. Surtees era diventato compagno di squadra in Ferrari e per l'ultima gara del campionato del 64 la Ferrari si presenta con una insolita livrea bianco-blu per dissidi tra il Drake e la federazione italiana. Ricordo che il rosso era il colore con cui le monoposto italiane erano riconoscibili nelle competizioni internazionali. Surtees è in corsa per vincere il titolo, ma deve battere Clark e fare 6 punti in più di Graham Hill, un compito abbastanza arduo. Per fortuna sua viene in suo soccorso Lorenzo Bandini. La gara per l'inglese non parte benissimo a causa di un cattivo start per un problema di accensione e deve rimontare. A circa metà gara c'è Clark in testa, seguito da Gurney sulla Brabham e terzo è Graham Hill, con in scia le due Ferrari di Bandini e Surtees. Hill così vincerebbe il titolo, ma al 31esimo passaggio Bandini cerca di attaccarlo all'interno del tornante. I due vengono a contatto e Hill riporta la rottura di uno scarico. Deve rientrare al box per le riparazioni, mentre Bandini fortunatamente riesce a proseguire. Al momento però del problema di Hill ne approfitterebbe maggiormente Clark, che si trova così in testa con la possibilità di andare a vincere la gara e il suo secondo titolo mondiale consecutivo. Lo scozzese volante però incredibilmente a 3 giri dalla fine con il titolo in tasca subisce una perdita d'olio che ammutolisce il suo motore e deve dire così addio ai suoi sogni mondiali. Gurney va così in testa davanti a Bandini e a Surtees. Al pilota inglese servirebbe il secondo posto per aggiudicarsi il titolo. Lorenzo lo sa e all'ultimo giro cede il secondo posto al compagno di squadra, che così diventa il primo e unico pilota a vincere il mondiale sia nelle 2 che nelle 4 ruote. Ma tanto di quel titolo Surtees lo deve certo alla fortuna e anche a Bandini. Nel finale del 1966, per problemi finanziari della scuderia, la Ferrari corre con una sola vettura affidata proprio a Lorenzo Bandini. Al Watkins Glen negli Stati Uniti Lorenzo ottiene un'ottima posizione sulla griglia, ma fa addirittura meglio in partenza dove passa sia Brabham che Clark, non certo i primi scappati di casa diciamo così, e si porta in testa alla gara.
Bandini conduce per i primi 9 giri, salvo poi essere superato dall'australiano, ma Lorenzo non gliela dà vinta tanto facilmente. Tra i due si instaura un gran duello, rimangono incollati per una decina di giri con Lorenzo che alla fine del 20° giro attacca Brabham e si riporta in testa. È un duello entusiasmante. Jim Clark è dietro di loro di solo qualche secondo. Bandini mantiene la testa per altri 14 giri davanti a due pluricampioni del mondo, ma un problema alla candela mette fine a quella che era una corsa entusiasmante. In quegli anni i piloti di Formula 1 erano soliti correre in diverse categorie, anche molto diverse tra loro. Questo perché, per esempio, non c'era un calendario con 24 gare di Formula 1 in un anno, dove i piloti adesso non hanno tempo neanche di respirare. Una delle gare più prestigiose di quegli anni era certamente la 1000 km di Monza, che faceva parte del campionato Sport Prototipi internazionale e che si corre ancora sul tracciato di 10 km che comprende l'anello ad alta velocità, a differenza della Formula 1 che per problemi di sicurezza lo aveva già abbandonato. Nel 1967 la Ferrari parte favorita con la sua 330 P4 che veniva dal successo dell'anno precedente con la coppia Parks-Surtees. Per quell'anno venne invece affidata a due coppie di piloti, Parks e Scarfiotti e Bandini con Chris Amon. I rivali più agguerriti per le rosse saranno Rindt e Mitter con le Porsche, ma in gara non c'è storia. Bandini e Amon conducono magistralmente la corsa dando 4 giri alle Porsche e battendo anche la vettura gemella di Parks e Scarfiotti. La coppia si aggiudica così la gara con Bandini che segna il giro più veloce della corsa, il tutto nonostante ci fosse Chris Amon in squadra, un pilota che era notoriamente baciato dalla sfortuna, ma in questo caso evidentemente qualcuno ha chiuso un occhio. Come detto precedentemente, in quegli anni le gare di Formula 1 erano molto meno che adesso, ma c'erano diversi appuntamenti fuori calendario, gare che venivano svolte in circuiti diversi, molto diversi tra loro, che però non valevano ai fini della classifica mondiale nonostante fossero corse con vetture di Formula 1. Un appuntamento fisso di quegli anni era sul tracciato di Pergusa, in Sicilia, dove si disputava ogni anno il Gran Premio del Mediterraneo. Nel 1962 questo circuito ospita la sua prima edizione con vetture di Formula 1. La Ferrari porta la sua 156 Dino affidata a Bandini e Baghetti, mentre i rivali più agguerriti dovrebbero essere Joe Siffert e la Lotus Climax. Bandini conquista la pole position e battaglia per i successivi 50 giri proprio col compagno Baghetti, battendolo sul traguardo per meno di un secondo e vincendo il Gran Premio. Una sorta di rivincita per Lorenzo dopo che proprio Baghetti gli aveva soffiato il posto l'anno precedente. La Ferrari aveva messo a disposizione una vettura per un giovane emergente e il posto era stato conteso proprio tra i due, con Baghetti che alla fine se lo aggiudicò. Ma torniamo alla Formula 1, 1966. Bandini sembra aver messo al suo posto tutti i tasselli del puzzle. Nelle prime due gare coglie 2 podi, un secondo e un terzo posto e si lancia in vetta alla classifica del mondiale davanti a Stewart e Surtees, che però dopo sole 2 gare lascia la Ferrari per dissidi interni al team. Bandini si ritrova così in vetta al mondiale e promosso primo pilota. È veramente il suo momento. Al terzo appuntamento in Francia, a Reims, la Ferrari può sfruttare la potenza del suo motore sui lunghissimi rettilinei del circuito francese. Bandini conquista così la sua prima pole position in carriera battendo proprio il suo ex compagno di squadra nel frattempo accasatosi alla Cooper. Al terzo posto c'è il compagno Mike Parks. Alla partenza Bandini mantiene saldamente il comando davanti a Jack Brabham. Lorenzo rimane primo per più di metà gara, costruendo anche diversi secondi di vantaggio, ma all'improvviso il cavo dell'acceleratore della sua vettura si rompe, costringendolo a fermarsi. Bandini scende dalla macchina ma non demorde, prende un filo metallico dalla recinzione che si trovava lì vicino e tenta una riparazione improbabile e di fortuna. Purtroppo però dopo poco deve desistere ed è costretto al ritiro. La vittoria va a Brabham, che poi conquisterà il suo terzo mondiale, mentre Bandini subisce i problemi finanziari della Ferrari e non riesce più a lottare per le vittorie. Un'altra gara automobilistica molto famosa in quegli anni era la Targa Florio, la più antica gara di durata del mondo e che in quegli anni faceva anche parte del campionato mondiale Sport Prototipi. Nel 1965 erano gli anni d'oro dello scontro Ferrari-Ford e anche alla Targa Florio non ci fu eccezione. Terzo incomodo possibile la Porsche. La Ferrari corre con la 275 P2 affidata a Bandini e Vaccarella,
mentre Ford rispondeva con la GT40 affidata a Bondurant e Whitmore. Al via della gara alle 8 di mattina si porta in testa alla gara davanti a Scarfiotti e alla Ford di Bondurant. Al quarto giro dei 10 previsti, Vaccarella cede la vettura a Bandini, che continua a guidare magistralmente la gara davanti alle Porsche, mentre sia l'equipaggio di Scarfiotti che quello della Ford hanno problemi e si devono ritirare. Lorenzo Bandini porta quindi al successo la Ferrari alla Targa Florio, facendo segnare anche il record della percorrenza di gara davanti a 250.000 spettatori in festa. Dopo la clamorosa sconfitta patita contro la Ford nel 1966 nel campionato Marche, la Ferrari prepara la riscossa e lo fa mettendo in pista la 330 P4 creata da un certo ingegner Mauro Forghieri. La prima prova dell'anno è la 24 ore di Daytona, dove però la pole viene conquistata dalla GT40 di Foyt Gurney davanti alla Chaparral di Phil Hill e Mike Spence. La Ferrari ufficiale di Bandini e Amon è invece solo quarta. Le vetture di Maranello però si dimostrarono molto più veloci e affidabili in gara, tanto che solo dopo 2 ore praticamente Bandini e Amon non avevano più rivali. Le Ford infatti accusavano grossi problemi soprattutto per il doppio carburatore, modifica voluta da Shelby per aumentare la potenza del motore che però causava grossi guasti. I 3 equipaggi Ferrari erano tranquillamente in testa, così a pochi giri dalla fine il direttore sportivo Franco Lini ordinò l'arrivo in parata ai propri equipaggi per vendicare l'umiliazione subita da Ford l'anno prima a casa loro. Lorenzo Bandini aggiunge così un'altra pietra miliare del motorsport al suo palmarès. Ho vinto la 24 ore di Daytona, sono corse molto dure per macchine e piloti, e quando vinci una di queste corse qui ti senti molto stanco ma anche molto contento. Se dovessimo dire qual è stato il miglior anno di Bandini in Formula 1, diremmo certamente il 1964. In quell'annata infatti Surtees era il primo pilota, lui il secondo, ma con ben 4 podi e il quarto posto finale nel mondiale riesce a mettersi decisamente in luce. In quell'anno arriva anche la sua prima e, ai fini degli Albi d'Oro delle gare ufficiali per il campionato di Formula 1, unica vittoria nella massima categoria. Siamo in Austria a Zeltweg, ma non nella pista che conoscete tutti oggi, neanche in quella che la precedeva, siamo sulla pista dell'aeroporto di Zeltweg, una pista che definire assassina è dire poco. Il fondo sconnesso che caratterizzava questo tracciato infatti creò grossissimi problemi alle sospensioni di molte macchine, tanto che diversi piloti corsero la gara con la vettura di riserva, dato le importanti rotture delle macchine titolari. Bandini parte inizialmente solo al 7° posto, ma al primo giro è già salito in 3ª posizione alle spalle di Surtees e Gurney. L'inglese nel frattempo si deve ritirare con le sospensioni rotte, ma che strano, ma che caso, e nel frattempo però Bandini rimane terzo perché viene sopravanzato da Jim Clark. Lo scozzese però rompe l'albero di trasmissione, cedendo così nuovamente il 2° posto al pilota italiano, mentre davanti Gurney continua a condurre la gara, però per poco, perché la sua sospensione cede, altro che tombini a Las Vegas, questa pista era peggio di un cecchino, e quindi da metà gara in poi Bandini si ritrova in testa con la gara che diventa praticamente un gioco eliminazione. Talmente tanto che tutti i piloti rallentano per preservare le proprie vetture e portarle al traguardo senza guasti. Così facendo, Lorenzo Bandini vince la sua prima e unica gara in Formula 1, dimostrando comunque una grande consistenza. Sono stato molto contento, soprattutto per me, per il commendator Ferrari, per gli ingegneri, per i meccanici, perché avevo bisogno di una vittoria, soprattutto di questa importanza. Come avrete capito, Lorenzo Bandini, pur non avendo vinto molto in Formula 1, ha trionfato in tantissime gare dal prestigio immane nel motorsport e non poteva mancare la vittoria nella più importante di tutte, la 24 ore di Le Mans. Nel 1963 la Ferrari schiera 4 equipaggi, tra cui anche Lorenzo Bandini e Ludovico Scarfiotti con la 250p Spider. In una gara stranamente con un meteo benevolo, strano perché al circuit della Sarthe di solito succede di tutto, tuoni, fulmini, ampie saette, al via prese il comando la Maserati 151.3, che però dopo solo 2 ore di gara si deve ritirare per la rottura del cambio. Passò quindi in testa la Ferrari di Parks e Maglioli, che però fecero da apripista all'altra Ferrari di Surtees e Meres,
e infatti alla quarta ora presero il comando e ci rimasero fino alla 18ª ora. In quel momento infatti la vettura guidata dal belga prese fuoco. Meres riuscì a saltare fuori dalla vettura e a salvarsi, subendo però gravi ustioni. Con il ritiro della vettura gemella passano a condurre proprio Bandini e Scarfiotti, che non molleranno la prima posizione fino all'arrivo al traguardo. Per la prima e unica volta nella storia della 24 ore di Le Mans la gara viene vinta da un equipaggio tutto italiano, macchina e piloti, con Bandini che viene quindi consegnato alla storia dell'automobilismo tricolore. Finisce così con questo episodio, con questo alloro importantissimo, questa top 10 nella quale abbiamo voluto portare alla memoria di chi magari è ancora riuscito a vederlo dal vivo o di chi non ha mai avuto l'occasione di poterlo ammirare il nome di Lorenzo Bandini. Un grande pilota scomparso purtroppo nel 1967 nel rogo di Montecarlo e alla cui memoria nel 1992 è stato istituito il premio consegnato alle persone di spicco contraddistintesi in Formula 1. Negli anni il trofeo è stato consegnato ai più forti piloti che siano mai stati in Formula 1 e quest'anno, oltre al premiato Lando Norris, a cui facciamo le nostre congratulazioni, ci siamo stati anche noi. Che dire, è una emozione grandissima, ringraziamo tantissimo chi ci ha invitato e non possiamo che ringraziare anche voi che ci avete sempre supportato. Grazie mille e ci vediamo a un prossimo video.